Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi faremo un piccolo lab sulle DMVPN. DMVPN che sta per Dynamic Multipoint VPN. Um, Oggi solitamente le VPN si fanno con i router, per esempio, con i firewall, per esempio Palo Alto, che si chiamano LS VPN, cioè che sta per Large Scale, o con Cisco che si chiama Easy VPN, che non c'è più però nelle immagini moderne, nella versione moderna non esistono più. Prima erano molto comode. E questo si fa perché da un punto centrale, per esempio Hubsite, tu invii un router in un nuovo ufficio, questo si collega, cioè lo collegano con internet e è già in rete, non devi fare niente praticamente. È molto easy, proprio molto facile. Serve per gestire tutto da un punto centrale. Eh, allora, prima cosa, se vuoi fare questo lab, qui trovi gli indirizzi, per esempio prendi questo Spoke Site Router 1 che è 169.254.100. In questo caso punto 1, poi qui troverai router 3.3, router 2.2, router 4.4 e poi l'hubsite è router 5.5. Devi assicurarti che ovviamente da tutti i router tu possa pingare che si possono vedere. Fammi vedere la console del router 5, 1 2 3 4 e 5. Fammi aprire questa. Devi assicurarti che tu possa pingare tutti i router, quindi 169.254.100.5 che sono io chiaramente, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1, quindi si possono tutti raggiungere e ovviamente che anche gli altri si possono pingare. Prendiamo il router 1, facciamo per esempio ping 169.254.100.2, guardiamo un po', vedi punto 2, punto 3, ci mette un attimino perché ho appena acceso questo lab, quindi deve aggiornare le tabelle ARP e quindi i siti si possono pingare tra di loro. Come si imposta il tunnel VPN e il tunnel GRE praticamente? Allora, partiamo dal router 1 e via. Allora, conft, l'indirizzo di tunnel è 155.1.146.0, che poi man mano che sarà punto 1, punto 2, eccetera, eccetera. Allora, scriviamo interface T0, che sta per tunnel 0, ovviamente, IP add 155.1.0.1, 255.255.255.0, poi scriviamo IP NHRP authentication NH ARP AUTH, questo fammelo copiare perché ci sarà diverse volte. Poi IP NH RP map 155.1.0.5, che sarà il nostro hub site, quindi gli sto mappando un tunnel da qui a qua praticamente. E poi 169.254.100.5, che è ovviamente l'indirizzo IP della mia interfaccia reale, e premo invio. Poi IPNHRP
map multicast 169.254.100.5. A questo punto IP NHRP network ID 1, poi facciamo tunnel source e 0/0, che è questa, la nostra interfaccia fisica. Tunnel mode GRE o GRE, come si dice in italiano, sta per Generic Routing Encapsulation. Poi dopo facciamo multipoint, sì. Ok, il tunnel è su. Facciamo tunnel K2 no shut. No shut. A questo punto passiamo al prossimo router. Prendiamo il router 2 che io ho qui, eccolo qui, lo metto qui, e stessa cosa praticamente. Però aspetta un attimo, fammi prendere il router 1 che si completa la configurazione con il RIP, con il RIP, così almeno dopo non ci torniamo. Quindi facciamo router RIP sono dentro l'interfaccia exit router RIP premi invio version 2 no auto summary network 150.1.0.0, cioè vado a condividere la mia rete, e poi network 1.55. Ok, e a questo punto gli facciamo la passive interface default, no passive interface tunnel 0. Ops. Ok, then a questo punto andiamo sul router 2 conft e facciamo interface di 0, che ripeto sta per tunnel, IP address 155.1.0.2 255.255.255.0 IP IP NHRP authentication, l'avevo detto che l'avevo copiato, NHRP AUTH. Allora vediamo un po' se lo copio, premi invio, poi IP NHRP map IP NHRP map 155.1.0.5, che è chiaramente la mia interfaccia, cioè la mia tunnel interface, che è questa qui. Qual è? 155.1.0.2 e poi vediamo un po' se è corretto questo disegno, perché questo disegno è preso da Pinet per l'autore Nexus, che ringrazio ovviamente per il lab, però questa interfaccia io non la vedo. 155.1.0 1.0, questa non la vedo proprio, però qui c'è un errore secondo me. Vabbè, continuiamo con l'hub, poi dopo guardiamo, però secondo me c'è un errore. 255.255.255.0 no, scusatemi, map
Oh, mi sono sbagliato. Allora, 155.1.0.5, che è sempre questa la nostra interface. Ora mi torna perché non la trovavo. Poi 169.254.100.5 e poi IP NHRP multicast 169.254.100.5. Poi dopo IP NHRP e Network ID 1 IP NHRP NHS 155.1.0.5. Poi dopo sugli altri router li faccio offline, cioè senza registrarlo perché altrimenti diventa troppo lungo il video, ma i comandi praticamente sono uguali, cioè per tutti. E poi facciamo tunnel interface, source E00, tunnel mode GRE multipoint, tunnel K 2, no shut, router exit, exit, router 1, scusatemi, router RIP version 2, no auto, network 150.1.0.0 e 155. Poi dopo gli dobbiamo dare no passive interface, passive interface e no passive interface, so default e no passive interface tunnel 0. Ok, prima di fare gli altri offline guardiamo un attimo se passiamo direttamente a router 5 e così almeno guardiamo se funziona, se vediamo qualcosa. Router 5 conft, allora interface T0 IP add 155.1.0.5 255.255.255.0. Poi dopo facciamo IP NHRP authentication. Aspetta, questo ce lo dovrei avere qua, speriamo, sì. IP NHRP map multicast dynamic perché in questo caso negli altri gli devo dire dove deve andare il multicast, ma in questo caso, visto che questo poi avrà più di una destinazione, e quindi è dinamico. Poi IP NHRP network ID 1 tunnel source EA00, poi dopo tunnel mode GRE multipoint, tunnel K2, no shut, exit, router RIP version 2, no auto, network 150.1.0.0 e 155. Passive interface default, no passive interface tunnel 0 e default information originate, cioè chi ha originato il traffico. Ok, guardiamo un po' se abbiamo qualche cosa. Allora, scriviamo show IP NHRP e guardiamo il tunnel created, ok. Però non vedo gli altri tunnel. Fai vedere show RIP.
Non vedo gli altri tunnel. Come mai? Perché forse non c'è traffico? Show di MVPN. Tunnel active. Ma proviamo un attimo a vedere, Guardiamo un attimo. Se io scrivo ping 155.1.0.1, che se non si genera un po' di traffico, vedo solo il 2, a dire la verità. Vedo soltanto il 2. Infatti il 2, vedi, funziona. Però non vedo l'1. Guardiamo un attimino solo. Ah, show run. Questo è sbagliato. Molto probabilmente a occhio, ma mi sembra sbagliato. Subito. Trovato subito il primo errore. No, invece è sbagliato. Te l'avevo detto, era sbagliato. Look back. Interface 1.0.1. Look back è corretto, ok? Poi dopo qui ci manca, secondo me ci manca qualcosa, ci manca questo, guarda. Interface T0 conf interface T0 IP NHRP NHS 155.1.0.5. Guardiamo un po'. Eccola, vedi? Te l'avevo detto, mancava qualcosa. Quindi se io adesso faccio ping 1, lui funziona. Ok. Poi dopo guardiamo un attimo. Show questo. Ok, eccola qua, guarda. Una e due che è il router. Perfetto. E poi guardiamo guardiamo anche questo, va. Show IP root RIP, che dovrei avere due router. Eccolo qua il RIP. Beh, ne ho tre, a dire la verità. Ho questo e ho pure questo. Quindi 146. Guardiamo un attimo. Show di MVPN. Ma qui ne ho soltanto due su. Vabbè, ora comunque farò gli altri router. Praticamente quello che devi fare te, se seguirai questo lab, è molto semplice. Devi ricopiare tutti i comandi. Ora, i comandi, io per comodità però te li lascio in descrizione. Ti lascio tutta la lista dei comandi, così se te vuoi farlo, basta che segui i comandi e via. Oppure, se preferisci, se usi ovviamente Pinet Lab, puoi scaricare questo lab, altrimenti te lo puoi costruire con Packer Trace o qualsiasi altro software. Ci ritorno tra poco. Ok, come vedi ho tutti i miei tunnel app 1, 2, 3 e 4 con Destination Tunnel 155 1.0.1. Quindi questo teoricamente, perché chiaramente questo è un laboratorio, è il mio indirizzo IP pubblico e questo è il mio indirizzo del mio tunnel. Quindi se io volessi far passare tutto il traffico, per esempio dei miei router, questo è senza IPsec, senza passare dal mio indirizzo IP pubblico, scriverò una rotta dove dico che tutto il traffico, il gateway è questo. Quindi lui punterà al mio tunnel GRI
e passerà dentro il tunnel. Chiaramente il tunnel non è criptato, e ovviamente il traffico va criptato, però in questo caso è soltanto senza l'IPsec. Se lo vuoi vedere senza l'IPsec, se lo vuoi vedere, scusami, con l'IPsec, lasciami un commento e si userà lo stesso lab ma con IPsec. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo.